In questo filmato avrà descritto come è possibile eseguire un'analisi con il programma TimberTech Buildings. Dopo aver disegnato la geometria dell'edificio, definiti i diversi elementi strutturali e assegnate le proprietà ai singoli elementi, è possibile eseguire l'analisi. Il menu a tendina in alto consente di consultare i diversi carichi o le diverse combinazioni di carico. Nello specifico, nel modello costruito, sono presenti i seguenti carichi: il permanente G1, il permanente G2, i carichi variabili di categoria A e categoria H sulla copertura, la neve e il vento. In automatico il programma provvede a calcolare le diverse combinazioni in accordo con le norme tecniche, indicandone la durata. È quindi possibile valutare per ogni carico o per ogni combinazione di carico quelle che sono le sollecitazioni agenti sulla struttura, ad esempio l'azione assiale all'interno delle pareti, oppure la sollecitazione assiale nei pilastri. È inoltre possibile valutare per ogni singola combinazione di carico la verifica degli elementi strutturali, siano essi pareti oppure pilastri. Nel caso particolare tutti gli elementi sono verificati e quindi sono colorati in verde. Nel caso in cui per una combinazione di carico almeno un elemento non venga verificato, il programma segnala ciò colorando l'elemento in rosso e evidenziando il problema a livello di menu a tendina. Nello specifico, la parete 10 non è verificata a compressione ortogonale alla fibra sul montante esterno. Vediamo infatti che la percentuale di verifica supera il 100%. Tutte queste informazioni sono anche raccolte all'interno della tabella che si trova nella parte bassa del programma, che fornisce per ogni combinazione di calcolo le azioni sollecitanti corrispondenti e un riassunto delle verifiche. Nel caso concreto, la verifica in stabilità per le pareti intelaiate e la verifica compressione ortogonale alla fibra. A questo punto il progettista può procedere correggendo il progetto. Andiamo quindi a ridefinire il telaio USB del primo piano, aumentando lo spessore del montante esterno. Poniamo per esempio a 260 mm. Rieseguiamo l'analisi. Possiamo notare che tutte le verifiche per tutte le combinazioni sono a questo punto soddisfatte. Andiamo a vedere per quale motivo abbiamo una compressione così elevata sul montante esterno della parete 10. Possiamo notare che tale concentrazione di sforzi è dovuta al carico concentrato introdotto dalle architravi presenti in corrispondenza delle aperture. Tali carichi concentrati si scaricano sui montanti esterni di queste due file di pareti, rendendolo necessario un raddoppio delle dimensioni.